Salve a tutti. E allora abbiamo due testate del maggiolino, quindi al di là che sia 1300 o 1500, andiamo a vedere un po' che cosa si può andare a fare sulle testate, se dobbiamo modificare qualche cosa, quindi se vogliamo dare qualche aggiustamento e migliorare anche le prestazioni del maggiolino, oppure valutare quali sono le cose da andare a guardare sulle testate per poter essere sistemate. In questo caso, se andiamo un po' a vedere il discorso delle valvole, quelle sue originali, se andiamo a mettere sulle guide, vediamo che le valvole, come andiamo a vedere qua, hanno un gioco eccessivo, sia sull'aspirazione e anche sullo scarico, o per di più lo scarico è più con più gioco, vedete come si va a dondolare la valvola, sia perché vedete qua sulla guida c'è una lavorazione di sezione interna leggermente più ampia, proprio perché sullo stelo della valvola si va a creare un'incrostazione qui sullo stelo, e quando entra ed esce sull'apertura della valvola, quando va ad aprire e chiudere, questa incrostazione che si viene a creare qui sullo stelo, per non creare ostacolo e poter rimanere aperta la valvola, viene fatta questa lavorazione sulla guida, ma che è originale come lavorazione. E poi vediamo che sullo scarico, vedete qua, ha un consumo di arrotondamento dell'appoggio della sede, quindi questo si deve andare a montare delle valvole nuove e si deve ripristinare l'appoggio delle sede valvole. Però, visto che dobbiamo andare a cambiare le guide, prima si vanno a cambiare le guide e poi si va a fare questo lavoro. In questo caso andiamo a fare un aggiustamento nei condotti, però prima di far vedere gli aggiustamenti del condotto possiamo fare due lavorazioni che dobbiamo stare attenti e quindi valutare bene. Vedete sulla parte interna dove va a appoggiare il cilindro, se abbiamo, vediamo se riesco in questo caso, ok, forse questa è in controluce, andiamo a vedere qui dove va a appoggiare il cilindro, si viene a creare un consumo, cioè un gradino per martellamento del cilindro, quindi dilatazione varie che si creano tra cilindro e testata, si viene a creare un leggero consumo, quindi se si va a creare un gradino. In questo caso che cosa bisogna fare? Bisogna ricreare questo appoggio della canna, se è eccessivo bisogna proprio rettificare tutta la parte dove va a appoggiare il cilindro, ma dobbiamo stare attenti che lo dobbiamo riportare alla stessa altezza una dell'altra, altrimenti la testata poi va in dilatazione, si va leggermente a piegare e non va a lavorare bene, e quindi creare questa superficie d'appoggio, e al limite se c'è la distanza che viene a diminuire tra l'appoggio della testata e la letta di sopra, si va anche a spianare leggermente questi punti di appoggio che possono andare a toccare nel cilindro. Quindi questo è qualcosa che bisogna andare a valutare. Vedete qua c'è questo consumo. Un'altra cosa intanto che andiamo a notare, vedete qua tra la valvola di aspirazione e quella di scarico c'è una lesione in questo caso. Allora bisogna valutare la profondità, ma in questo caso, visto che vedete che c'è un'apertura ben definita, che cosa bisogna fare? Andare a togliere questa sede e quella di scarico, fare la saldatura e poi riportare di nuovo gli anelli e ricreare di nuovo questo tipo di lavorazione. Una cosa che è ben definita qui sulle testate proprio del maggiolino che vengono adottate dalla casa madre sono queste ribattiture qui che abbiamo all'esterno della sede, quindi la sede è leggermente più bassa della testata e poi viene fatta questa ribattitura per evitare che gli anelli dilatando possono uscire fuori, possono cadere, come in questo caso che la lesione è leggermente aperta, però le sede non sono uscite, proprio perché c'è questa battitura. Vediamo che nello scarico l'abbiamo da questa parte della candela fino
a questa parte, sull'aspirazione un po' di meno, proprio perché qui non abbiamo materiale per andare a fare questa chiusura. Se andiamo a notare anche sugli altri cilindri è uguale, vedete? Quindi una volta fatta poi la sede bisogna ricrearla leggermente più bassa della testata per andare a fare questa battitura, anche se si va leggermente a fare più larga la sede. Vediamo che questa lavorazione la andiamo a trovare in questo stato su tutte le testate, proprio perché se il motore va fuori temperatura, per evitare che gli anelli possano uscire, è stato ricreato questo tipo di lavorazione. E allora, intanto questi già sono due passaggi che dobbiamo controllare. Al di là poi che ci possono essere delle candele sfilettate, quindi controllare un po' tutto l'insieme della testata. Se dobbiamo fare dei miglioramenti, se non andiamo a cambiare cilindrata, lasciamo le valvole originali, altrimenti dobbiamo adeguare le valvole in base alla cilindrata che andiamo a modificare, perché ci sono dei kit di trasformazione del 1300 e del 1500 che si va un po' a modificare anche a livello di montaggio sulla stessa testata. In questo caso le uniche lavorazioni che possiamo andare a fare, al di là che abbiamo delle guide lunghe, vedete un po' le guide che sono molto sporgenti nella parte dell'aspirazione specialmente. E allora cosa dobbiamo fare? Intanto partiamo dai collettori che vanno montati. Sulla parte interna del collettore possiamo un po' fare una lavorazione soltanto di adeguamento, togliere un po' le venature interne che ci sono e basta, altrimenti come in questo caso si può anche soltanto andare a pallinare alla parte interna. Solo che dobbiamo fare questo tipo di lavorazione. Vedete che sulla parte interna del collettore c'è una lavorazione per adeguare la misura, ma alla finitoria qui si viene a creare un gradino e dobbiamo andare a lavorare su questo gradino, quindi arrotondare questo gradino qua sia da una parte che anche dall'altro, perché va a creare proprio un risalto qui. E anche se potremmo pensare che la geometria di passaggio è ampia, può creare soltanto questa spigolatura, può creare soltanto un'ostruzione al passaggio del flusso, quindi può creare un'ostruzione proprio nell'entrata, quindi dal carburatore che entra verso il collettore. Una volta che si creano questi spigoli qua, possono andare a diminuire la sezione di passaggio, quindi questo li dobbiamo leggermente arrotondare, quindi senza andare a creare passaggi troppo ampi. Quindi questa è l'unica lavorazione che vengono fatte sui due collettori interni. Vedete che hanno lo stesso tipologia di lavorazione. Quindi se vogliamo migliorare qualcosa andiamo a togliere, come vedete qua, attraverso, vediamo, questa parte qui dello spigolo interno, proprio per andare a arrotondare. Al di là dei collettori poi, che questi li possiamo andare un po' a togliere, passiamo sulla testata. Allora, sulla testata vedete qui all'imbocco dell'aspirazione, intanto da evitare di togliere questi rigonfiamenti qua dalla parte interna, perché sono una parte che va a chiudere dove c'è sottomolla della valvola, della molla. Quindi per evitare che non sappiamo di quanto sia lo spessore e poi non c'è bisogno di andarla a togliere, perché la sezione di passaggio è abbastanza ampia come sezione, dobbiamo solo leggermente raccordare, quindi con tela raccordare questo spigolo che andiamo a creare. Sulla parte interna dell'appoggio della guida valvola, da questa parte non dobbiamo lavorare, quindi né da questa parte e nemmeno da questa parte. Dobbiamo soltanto all'interno, come vado a fare per adesso, al di là che la testata è pallinata e non ci sarebbe da poterla lavorare, ma se andiamo a creare, a vedere che ci sono delle spigolature di fusione all'interno e li vogliamo andare a togliere, non facciamo altro che andarla a togliere intanto a livello di sezione di condotto. Ma se vogliamo proprio lavorare la testata,
vediamo di fare questo. Dobbiamo andare a lavorare da questa parte qua, quindi da dove la parte interna del condotto, proprio perché da questa parte non abbiamo nessun rigonfiamento del condotto stesso, e l'unico punto da dover lavorare è questa dove va a fare la curvatura, tant'è vero che abbiamo una sezione interna leggermente più stretta, qui va a fare un gradino, e quindi l'unica parte che dobbiamo raccordare è da questo punto fino a qua, quindi metà della sede, ma all'interno dobbiamo togliere questo gradino e raccordarlo con l'interno del condotto. Vedete che va a creare questo gradino. Questa è l'unica lavorazione da andare a fare. In questa parte dove c'è la guida valvola non dobbiamo togliere il sostegno dell'aspirazione, quindi la guida valvola al limite la possiamo ribassare di 2 mm e raccordare soltanto il bordo esterno. Sullo scarico invece viene fatta una lavorazione di serie, una lavorazione proprio in produzione, quindi viene rettificata la parte interna della sede con la testata, ma alla fine viene lasciato qui uno spigolo interno, quindi questa parte qua lo andiamo leggermente a raccordare, ma senza andare a togliere materiale, come se vogliamo aumentare la sezione di passaggio dello scarico, proprio perché non ci interessa questa sezione di passaggio. L'unica parte che se vogliamo proprio andare a lavorare è da questa parte e da questa parte qua, proprio vedete che va a fare all'interno un gradino di sostegno per la guida valvola, quindi possiamo togliere leggermente questa incavatura per agevolare il flusso che va a sbattere qui di fronte la testata e scende da questo lato, e questa parte qua la dobbiamo lasciare arrotondata senza andarla a togliere. Sullo scarico, a livello invece di sezione di passaggio sia dell'aspirazione ma anche dello scarico, non dobbiamo andare a fare nulla perché già le dimensioni sono ottimali per poter funzionare questo motore, quindi tranne se non aumentiamo la sezione, cioè la cilindrata del motore, non bisogna andare a fare grossi lavori. Ripeto, in questo caso se andiamo a cambiare, come in questo caso, le sete sia di aspirazione e di scarico, verranno portate di nuovo più basse della testata per andare a creare questa battitura, per evitare che le seti possano uscire come in questo caso. Altro tipo di lavorazione che possiamo fare sulla testata, vedete che qui si viene a creare un gradino di lavorazione, perché sulla testata viene fatta una lavorazione qui all'imbocco e quindi possiamo soltanto raccordare quest'angolo a giro della testata. Ripeto, poi a livello di sezione già vanno bene le testate, e semmai dovremmo lavorare qualche cosa dobbiamo lavorare sulla parte dove è più stretta all'interno, non quella dove si va a coincidere con l'altra valvola, quindi dalla parte interna dell'aspirazione dobbiamo lavorare da questa parte oppure da questa parte dove c'è la guida valvola senza andare a lavorare. Poi una cosa da poter valutare bene sulla testata è un altro discorso che andiamo a vedere. Se andiamo a montare il collettore sopra, vediamo di mettere la testata appoggiata in questo modo, possiamo valutare che se andiamo a mettere, allora qui mi manca un prigioniero, andiamo a montare sull'altra testata, lo andiamo a vedere meglio. Allora, dove sono i due prigionieri che accoppia il collettore, se lo andiamo a mettere sopra, se vedete che facciamo avanti e indietro a un gioco per eccessiva tolleranza tra il prigioniero e il foro del collettore. Allora che cosa dobbiamo fare in questo caso? Dobbiamo valutare se è spostato da una parte o spostato dall'altra parte, dove va a creare il gradino interno, quindi dobbiamo evitare di creare un gradino
sulla parte interna del collettore. In questo caso, se andiamo a montare e spostiamo il collettore da una parte e dall'altra, si viene a creare un gradino. Quindi possiamo fare o una guarnizione e vedere se lavorando dobbiamo mettere il collettore da questa parte, oppure andarla a spostare verso la parte interna della testata in questo caso. Quindi andiamo a valutare, perché non dobbiamo avere un gradino che si viene a creare tra collettore e testata. Al limite possiamo fare o un prigioniero figurato dove va a alloggiare perfettamente il foro del collettore, oppure possiamo mettere una boccoletta di centraggio da una parte e dall'altra per evitare che in futuro si possa spostare il collettore. Oppure quando lo andiamo a montare, se vogliamo, dobbiamo valutare se dobbiamo montarlo verso la parte esterna o la parte interna. Questo è un accorgimento che dobbiamo fare per non avere delle mancate potenza proprio di riempimento, perché si viene a creare un gradino qui sulla testata. Altrimenti dovremmo fare come abbiamo fatto in altre testate, andare a fare spezzare quest'angolo a giro della testata per evitare che si possa creare un gradino di anti-ritorno del flusso, al contrario, perché potrebbe fare distruggere un po' l'entrata dell'aria dentro il cilindro stesso. Altra cosa poi da valutare, come ho detto all'inizio, se andiamo a spianare questa parte interna delle testate, la andiamo a ricreare tutte e quattro alla stessa altezza, proprio per evitare un volume diverso l'uno dall'altro, anche perché i cilindri devono essere sulla stessa altezza e anche la testata deve appoggiare perfettamente l'una dall'altra per evitare proprio deformazione della testata.